Buongiorno a tutti. Mi sono accertato che prima funzionasse il tutto, prima di parlare, perché prima ero su un'altra piattaforma e quindi adesso poi sono passato su YouTube e quindi spero che si senta. Ora fatemi sapere come avete fatto prima, se si sente oppure non si sente, perché c'è stato un mio errore, penso. Ho toccato il filo e quindi toccando il filo non si è staccato l'audio ed è stato un po' un problema, diciamo così. Ora comunque tenetemi di conto per farmi sapere se bene o male si sente, perché altrimenti diventa inutile. Ok, no, ok, mi è stato detto che si sente benissimo e sono live. Bene, proviamo ad andare avanti così. Beh, e penso che devo ricominciare da capo, quindi si parla appunto di ciò che sono le azioni che vengono fatte da noi e che determinano il nostro destino, azioni inconsapevoli che vengono situazionate nella nostra vita. E nel pezzo precedente che poi si è staccato si parlava e si indicava il fatto che qualsiasi azione fisica va a richiamare un'azione particolare, diciamo, interiore, e quindi muove delle forze che vanno a intessere il nostro destino. Comunque questo è molto importante, cioè le azioni che noi non pensiamo siano veramente importanti sono importantissime, perché ogni azione, e parlo di azioni fisiche, è legata direttamente alla forza che essa ha dentro la psiche dell'essere umano. Se io avevo fatto c'è l'esempio del saltare è portarsi verso l'alto, saltare è schiacciare a terra, saltare è tentare di staccarsi da qualcosa, saltare è qualcosa che sta ad indicare anche un momento di eccitazione e di euforia. Bene, e quello che io anche intendevo è che nella vita di tutti i giorni noi con questo saltare o muovere la mano, muovere il corpo, sedersi, alzarsi, parlare, camminare, si va direttamente a muovere certe forze che sono costantemente presenti dentro il corpo lunare della persona, e quindi vanno a generare il destino. Sì, il destino. Per destino intendo ciò che ci accade o come noi reagiamo. Dobbiamo capire che ciò che ci accade solitamente è quello che emerge dall'interno di noi stessi. Non può accaderci qualcosa che non abbia un seme dentro di noi, e quindi avendo questo seme ha l'azione diretta di funzionamento nella nostra vita. Se noi viviamo la nostra vita con i movimenti fisici che sono lineari, che sono dolci, che sono armoniosi, che sono equilibrati, la nostra vita tenderà di concerto a prendere quella piega. Se noi nella nostra vita invece ci muoviamo per esempio a scatti, ci muoviamo nervosamente, abbiamo delle tendenze a estremizzare il tutto, siamo sempre in tensione, e per esempio le mani si muovono in maniera eccessivamente, diciamo, agitata, o non riusciamo a stare fermi, o siamo sempre in movimento, o se vediamo delle situazioni abbiamo delle reazioni del corpo corporee, quindi che sono di una certa natura, noi andiamo ad inserire nella mente profonda quell'azione che corrisponde a un certo potenziale archetipico di forza che ce ne restituisce un'altra. Tutto questo è, diciamo,
dormiente in pratica dentro la mente subconscia, la mente profonda che viene liberata nell'istante che i pensieri che solitamente occupano la nostra attenzione tendono a dissolversi. Avevo fatto l'esempio precedentemente del saltare oppure del fare ginnastica o del correre, eccetera, eccetera, che vanno ad indicare, che portano, scusate, la mente a una calma interiore e quindi c'è la possibilità dell'emergere di altri pensieri che solitamente non emergono. Ora dovete comprendere bene questa cosa, dovete capirla molto profondamente, perché se voi state vivendo un momento di stress o state facendo anche sport, come ho detto, o state facendo l'amore o state guardando qualcosa, che ne so, in TV, sul computer, state leggendo un libro, quello che sia, che va a bloccare il flusso normale che voi avete dei pensieri, tendono a inserirsi altre situazioni, altre energie, altri pensieri, chiamiamoli così, sia emotivi che immaginali, oppure solo diciamo parlati, no? Che ne so, devo andare a fare questo, oppure un'immagine che stai facendo questo, oppure un'emozione che ti ricorda che ne so, qualcosa che hai fatto e che vorresti fare ancora. Bene, tutto questo è legato a delle posizioni, a dei movimenti. Non per niente l'antichità della magia, della capacità anche yogica e di qualsiasi cosa è legata proprio a questo. Molto delle istruzioni che vengono date da chi ne capisce veramente, oggi c'è un pochino un pianto greco, ma da chi ce ne capisce veramente, sono anche volte a legare per esempio delle situazioni che possono accadere nella vita con delle azioni fisiche. Qui nascono i segni magici, le posizioni magiche, il camminare magico, il posare magico, eccetera, eccetera. Che cosa voglio dire? Esistono delle istruzioni da sempre che vanno ad insegnare con dovuta perizia, per esempio lo schioccare delle dita è legato ad ottenere questo e quest'altro, oppure il posizionare delle dita in una certa maniera, e qui per esempio in India sono conosciuti come mudra, da noi come segni magici, oppure la posizione della testa per esempio laterale sulla destra indicare una cosa, la posizione sulla sinistra un'altra cosa, oppure che ne so, le posizioni delle mani unite, intrecciate, o le gambe, eccetera, eccetera, e che poi sono passati inconsapevolmente poi anche nei vari ordini, per esempio in massoneria, le varie posizioni delle mani, posizioni dei piedi e cose varie, che inconsapevolmente vengono imparate e non vengono spiegate, che facendo proprio quel segno si entra a evocare dall'interno della propria memoria profonda, dall'interno della mente, un qualcosa che poi piano piano emergerà nella coscienza di chi li fa, portandoli ad avere certe azioni, a fare certe azioni. E questo però non è soltanto, questo qui per fare un esempio, cioè non è che stiamo soltanto parlando di qualcosa che ha a che fare con la magia, con queste cose qua. Io sto parlando proprio andando anche ad indicare la forza di queste azioni legate durante la vita. Cioè se io inconsapevolmente faccio dei movimenti, e da qui viene il fatto che nelle istruzioni e nelle indicazioni che riguardano la coscienza di elevazione, quindi magica oppure alchemica oppure iniziatica, è importante saperlo, se faccio delle azioni io chiamerò certe energie, ed ecco che chi
decide veramente di fare una certa strada, deve stare abbastanza attento ai movimenti che fa, no? E gli viene indicato di osservare le mani se fa una certa azione, osservare i piedi, vedere come ci si siede e cose varie. Vorrei dire qui che è connesso nuovamente con ciò che ho detto nella parte precedente, poi vedremo di riunirle dove poi si è staccato, che da oggi è in vendita la rivista del mese di marzo con il rituale per il 21 e poi degli articoli interessanti ma veramente seri legati a questo per quanto riguarda appunto la parte mia, quindi da parte mia e da parte di Vivian. Quindi da oggi potete fare la richiesta, le potete sia a scolalunare@gmail.com sia a scolalunare@academymrea.com, oppure penso che ci sarà il link sul sito in lavorazione, oppure ci sarà su Instagram, ci sarà su Facebook, eccetera. Può darsi anche qua, penso. Bene, proprio perché per ricordare, da oggi è in vendita perché in pratica il 21 poi c'è da fare questa cosa per chi è interessato. Quindi ecco che qui ci ricordo perché anche i movimenti rituali che sono fatti in un rito, per esempio di passaggio importante come quello dell'equinozio, sono studiati appositamente per portare la persona ad ottenere certe situazioni. E immaginate se queste cose le fate senza saperle, dovrebbe venirvi un pochino la pelle d'oca, perché voi non sapete quante azioni avete fatto molto tempo fa e che poi si sono instillati e si sono messe dentro la mente e poi hanno generato un destino. Facciamo un esempio? Io faccio una scalata di una montagna, mi stanco, faccio una camminata molto lunga. Mi stanco talmente tanto che quel movimento di camminare, salire, quel movimento di asciugarmi la fronte per il sudore, fermarmi, respirare, rifermarmi, sedermi, riprendere a camminare, eccetera, eccetera, sono tutti movimenti legati poi per esempio a un'esperienza di stanchezza. Sì, magari è bello, magari la situazione, ma non sto guardando tanto magari il paesaggio, ma mi concentro su questo. Beh, se guardo il paesaggio e se mi concentro sull'esterno va bene, ma se io sto interiorizzando solo questa parte di stanchezza o di noia o quello che sia, rimarrà direttamente questo, il che significa che per tutto ciò che sarà legato non solo a una prossima scampagnata fra 20 anni, ma bensì a qualsiasi cosa che possa essere legato anche solamente nominalmente o anche per un'idea di legame mentale a quei movimenti, sarà legato sempre alla fatica, al non voler fare, al rifugire, tanto che magari possiamo anche vedere un film in cui c'è una persona che sta facendo una cosa che noi abbiamo già fatto precedentemente, ci si sente, mamma mia, sì, io non lo farei mai, cioè ci si sente, quindi questo qui porta a un destino, cioè quello di non fare più quella cosa oppure di avere dei problemi nel farlo. E questo partono fin da quando siamo piccoli. Ai noi partono fin da quando siamo piccoli e quindi questo non si fa. Cosa stai facendo? Questo non si fa, le gambe non si tengono così, le mani non si tengono così, non ci si siede così a tavola, non ci si siede così di così, non si fa questo, questa azione è così. Allora, qui questo porta, no, al determinare un destino di una persona. Ora possiamo vedere tranquillamente, parlo proprio di destino, proprio destino, state attenti, perché non è questione di educazione, è questione di destino. Cioè in pratica se noi andiamo ad analizzare due ragazzini, uno che viene fuori da una scuola molto dura, magari come sono scuole religiose o collegi e cose varie, o quegli istituti che si dice in quell'istituto c'è il massimo di conoscenza e quindi si è disciplinati, e non ci si rende conto che si massacra questo ragazzino. E invece andiamo ad analizzare il vissuto, il destino, il sentire, il movimento, il fare di uno che ha vissuto più liberamente, noi andiamo a vedere che il destino di questi personaggi è completamente diverso, perché nel modo di azione vanno ad attirare situazioni e cose
che sono legati a ciò che sentono, e questo è legato anche a ciò che parlavamo prima dei gesti magici. Un gesto fatto e rifatto e rifatto e rifatto e rifatto va ad attirare la cosa che rappresenta. Se noi vediamo, cioè se noi l'abbiamo vissuto e diciamo, ce lo viviamo in quella maniera. Quindi farlo e rifarlo andrà sempre a richiamare quello. Questo crea come destino. E il bello che noi non ce ne rendiamo conto, perché la nostra vita di gente comune, quindi non gente avvezza all'attenzione o a tecniche particolari di prevenzione di questi gesti, la nostra vita avvezza di questa tipologia ci porta direttamente a vivere secondo i dettami del subconscio, e tutti i gesti, tutte le azioni, tutti i significati vanno ad incidersi lì, che poi sarebbe il nostro corpo lunare, e emergono nell'istante che devono emergere. Questo porta direttamente la persona a precipitarsi da solo senza neanche che lo sappia, mentre il subconscio lo sa, perché essendo il subconscio o corpo lunare qualcosa di viene chiamato tipo agnello, cioè in pratica innocente, cioè non ha l'intelligenza, è una specie di riproduttore. Se dici A ti riproduce A, se dici O ti riproduce O, se dici I ti riproduce I, quindi ti dà ciò che gli dai. Ecco che direttamente, non avendo questa capacità discriminativa, ogni azione che fai, anche se deleteria, te la ridarà e quindi ti guiderà nella vita. E questo viene formato il cosiddetto carattere. Ora, il carattere, quindi il temperamento e il carattere, sono delle cose particolari che determinano appunto il destino. Il carattere e il destino sono dati, sono uniti, sono legati. Quando un astrologo o qualsiasi altra persona osserva il destino di qualcuno, se è bravo nella sua materia, la prima cosa che deve fare è osservarne il carattere, cioè gli aspetti planetari che determinano il carattere. Da questi aspetti planetari che determinano il carattere capirà il destino. Se il carattere è fumoso, fumantino, come dicono per esempio a Roma, o calmo, oppure meditabondo, creerà un destino che è in linea con quello che è, e questo viene determinato dai movimenti. E attenzione che io ho parlato di movimenti fisici che sono quelli più visibili, ma qui ci sono movimenti anche mentali. In pratica la mente non ha una capacità discriminativa se il movimento lo fa con le mani o lo fa mentalmente, ce lo immagina facendolo con le mani, immaginandolo. Tant'è vero che lo possiamo vedere anche per esempio nei piloti che simulano mentalmente, cioè a parte al simulatore fisico proprio della pista, chiudono gli occhi e simulano mentalmente il percorso con le cose da fare, girare, andare di qua, andare di là. E questo perché la mente non si rende conto se è vero o meno, quanto più poi è concentrata su quello che fa, tanto più per lei è vero, no? È chiaro che se invece mentre sta facendo questo pensa ad altro, le cose cambiano. Quindi se voi vedete anche i movimenti, per esempio, no, dei militari, no? Sono creati dei movimenti particolari che creano una persona ad agire nella vita e quindi a creare il proprio destino in una certa maniera. Diverso, molto diverso dai movimenti insegnati a una ballerina o a un ballerino. Diverso è il destino di un ballerino di samba o di salsa da una ballerina classica o un ballerino classico. Diverso il modo di pensare, il modo di essere, il modo di incontrare le situazioni. Diverso è addirittura il destino di un combattente, per esempio, di un'arte marziale di un paese e di un altro paese. È il modo di pensare che cambia, o può essere più fluido, o può essere più rigido, o può essere metà e metà, o può essere, quindi è tutto legato al movimento che gli è stato insegnato nella palestra, no? Questo, se lo allarghiamo alla vita, che è la vera ritualità dell'esistenza, è perché noi quello che facciamo durante la giornata, da quando ci alziamo a quando ci corichiamo, è una mera ritualità che va a riprodurre
le nostre abitudini, e le abitudini sono nate dalle idee, e le idee crescono e quindi creano il destino, perché dalle idee noi poi facciamo le altre azioni, ma queste azioni ci sono state date dalle azioni precedenti. Quindi come vedete non finisce mai, è un cerchio che se non ci si mette a fermarlo un po', si continua all'infinito senza sapere veramente dove si sta andando a parare. Quindi come dissi anche in un podcast, la prima cosa da fare è osservare abbastanza i propri movimenti, le proprie azioni, cioè osservare e rallentare ad arte i movimenti del corpo per osservarli bene e per non fare azioni e situazioni diverse da quelli che si vorrebbero fare. Questo va esteso per esempio sulla strada anche, cioè per esempio se stai camminando e sei distratto e cammini distratto o cammini in una certa maniera, hai più possibilità che il tuo destino ti porti sotto una macchina o a sbattere la testa o a scivolare, cadere, romperti un ginocchio, romperti la faccia, che di una persona che fa dei movimenti particolari e che sono attenti a non fare, cioè non essere distratto o cose varie. Attenzione che se voi andate un pochino ad analizzare il vostro vissuto, il modo con cui adesso siete, il modo con cui vi rapportate alle persone, il modo di essere, il modo di fare, eccetera, eccetera, vi renderete conto che questo deriva dalle azioni precedenti fatte fin da piccoli, il modo di muovervi, il modo di sedervi, il modo con cui vi hanno fatto interagire con il mondo. Se a scuola, alle elementari vi hanno insegnato o all'asilo di stare seduti immobili, come a Torino a me facevano all'epoca, e questo te lo porti per tutta l'esistenza. A casa ero seduto immobile in un angolo, tanto che mia madre diceva: ma che stai facendo, sei scemo? Cioè, ma sei normale, diceva. Ma io sono andato dalle suore, come penso tutti, vabbè, negli anni 60 dalle suore, ora non so se si va più dalle suore, quello che sia, però cioè, mi dicevano le suore che devi mettere lì e lì dovevi rimanere, cioè, perché c'era la bacchetta, andava sulle gambe, erano suore, voglio dire, vabbè. Quindi voglio dire, c'era soltanto quei 20 minuti di movimento poi fuori al cortile, ma poi dovevi stare immobile, e quindi a casa ero abituato a stare immobile, e quindi questo ha dato però una certa stabilità anche alla mia mente, perché stando immobile mi ha evitato di agitarmi troppo e quindi di essere più pensativo, no? Di essere più una persona abbastanza, no, contemplativa delle situazioni. È chiaro che se invece fossi andato in un posto cioè all'asilo, quando si è in pratica, cioè, modellati, in cui mi facevano fare che so, il pazzerello, saltando, facendo così, sarebbe diverso. Magari mi sarei iscritto a fare, che ne so, cioè uno sport particolare, magari cioè, invece di parlare a voi qui su YouTube starei facendo altro, che ne so, vi starei parlando di fare, che ne so, insomma, sport. C'ho una mia conoscente, anche allieva, che fin da piccola il nonno l'unica se l'è portata sempre a spasso per le montagne, di qua e di là, a movimento, camminare, fare, e questa qui ancora adesso fa le stesse cose, voglio dire, quindi perché è normale, è stata segnata, cioè per lei star ferma, no? È una cosa che è molto difficile, e quindi tanto che bisogna dare le meditazioni in movimento, no? A quel punto è inutile, no, dare delle cose differenti. Comunque, voglio dire, ognuno deve capirle queste cose, e così anche nel mangiare. Cioè, io ho spesso e sovente osservato delle persone che mangiavano insieme con me, cioè fino a parenti, e ho osservato per esempio alcuni che prendono per esempio il cucchiaio o la forchetta come quando erano bambine, cioè con tutta la mano dritta così, come se fosse un pugnale, e fanno così, no? E quindi e questo sta ad indicare c'è una persona che non solo è ancora dentro nel livello un pochino, diciamo, non ha superato una certa fase infantile, ma anche uno scontro che ha avuto con la famiglia, che magari gli ha detto prendi le posate in quella maniera, ma c'è stata la battaglia per l'indipendenza mentale. Buono o male non mi interessa, è l'osservazione, no? L'occhio che osserva cade. Io solitamente
Quando parlo con qualcuno che vuole imparare cose varie, osservo come si muove, osservo come si siede, osservo come muove gli occhi, osservo se ha movimenti nervosi, se è calmo, osservo tutte queste cose e da lì, cioè, attenzione, non se è calmo va bene, se si muove va male, ma assolutamente no, né viceversa. Osservo per vedere la personalità della persona e quello che ha subito e quindi dai movimenti che fa e come li fa ci si può rendere conto di che tipologia di personalità è, ma non solo, che destino ha la persona. E quindi voglio dire, non è una cosa da lasciar perdere questa cosa, perché è una cosa molto importante. Quindi vi invito a stare sempre molto attenti ai vostri movimenti delle mani, specialmente le mani. Per esempio, i movimenti delle mani generano destino di azione. Quindi se fate dei movimenti inconsulti e non pensati, genereranno facendole più spesso, delle cose che riguardano l'azione. I movimenti inconsulti dei piedi e delle gambe genereranno ciò che è un destino di movimento oppure di assenza di movimento. I movimenti della testa nelle varie situazioni genereranno direttamente ciò che è un destino che va a toccare il pensiero o meno. I movimenti del corpo tutto in generale vanno a generare ciò che è un destino globale che è legato, che ne so, un'azione che porta a un movimento che porta a un pensiero o un pensiero che porta a un movimento e genera un'azione. Per esempio, penso ai mari del sud, decido di andare ai mari del sud e quindi quando vado ai mari del sud faccio delle azioni che mi portano dei problemi o invece delle cose positive. Tutto dipende anche dai movimenti precedenti. In pratica vedete il vostro corpo come legato da tanti fili che sono nel profondo di voi stessi e che c'è qualcuno, c'è la parte subconscia di voi che li muove e quindi ogni movimento che fate sentite che qualcuno lo sta muovendo. Se voi rallenterete i movimenti del corpo come ho detto di fare, voi vi renderete conto che c'è sempre un impulso prima di qualsiasi pensiero, cioè c'è movimento anche di prendere un bicchiere d'acqua o di toccare qualcosa e quindi metterete la coscienza dove solitamente non c'è. Mettere la coscienza dove solitamente non c'è porta direttamente a dominare il proprio destino e lì volevo arrivare. Beh, alla fine nelle tecniche reali di magia trasmutatoria o di alchimia c'è superiore o di altre tipologie come la deprogrammazione si va appunto a toccare questo, si va a generare questo, si va a riproporre questo, si va a ricomposizionare questo, in modo che il proprio destino, che magari è in una direzione, possa prendere un'altra direzione. È normale che se io ho un destino che magari non mi piace e quindi determina, basta osservarmi e lo vedo, certi movimenti che sono legati al modo di vivere attuale e io li modifico, già il fatto di modificare la camminata, di modificare il sedersi, modificare il guardare, modificare il gesto delle mani, modificare le gambe come sono accavallate, cioè non accavallate, modificare il modo anche di parlare, modificare anche il modo di pensare a livello di movimento, ora mi alzo, faccio questo, questo e questo, anche il fatto di lavarsi i denti. Uno può notare che i denti sono lavati in diverse maniere, in maniera nervosa, in maniera calma, in maniera verticale, in maniera solo orizzontale, in maniera rotatoria, in maniera veloce, in maniera lenta, in maniera... e questo sta a indicare qualcosa di molto importante, cioè va ad indicare come si vive il cibo, come si vive il mangiare, come si vive il fatto di nutrirsi e quindi come si ha anche l'immagine che ci è stata data dai movimenti, come noi ci rapportiamo agli altri quando parliamo, perché dalla bocca non solo si mangia ma esce fuori il parlare e quindi una pulizia di denti a secondo come viene fatta dai movimenti si va a vedere noi come pensiamo di esporci verso gli altri, cioè se abbiamo paura delle cose che diciamo, se non abbiamo paura delle cose che diciamo, se siamo timidi, quindi vogliamo magari le parole pulitissime, c'è le parole pulitissime, quando una
ci mette 2 anni per lavarsi i denti, vuol dire che non è sicura di quello, o sicuro di quello che dici, il movimento poi della mano, in su o in giù, o laterale o verticale, poi dipende se si usano, per esempio il filo interdentale o si usa quello e come lo si usa. Dici, ma è sempre così, ma dipende se lo si usa e come i movimenti delle mani, no? E a sega va su e giù, si tira fuori, lo stacchi, perché indica quei gesti che non sono corretti uno o l'altro, quello che sia, c'è un modo corretto, ma questo per andare a farvi vedere che i gesti sono anche nelle minime cose che sembrano sciocchi, stanno ad indicare come noi agiremo durante una situazione, cioè se noi incontreremo nel nostro destino, nella nostra vita, una situazione che consideriamo e leghiamo a livello cioè interiore, lunare e subconscio a un'azione di dover pulire, di dover staccare, eccetera, eccetera, è naturale che io lo posso vedere nell'azione che farò da come pulisco i denti, da come pulisco qualcosa che mi infastidisce, e questo lo si vede anche per quanto riguarda, per esempio, i movimenti di autopulizia. Come ti lavi? Come ti fai il bidet? Come ti lavi la schiena? Come ti lavi i piedi? Sono veloci? Te li lavi veloci? Li curi particolarmente? Ti fai una bella doccia? Ti strofini bene? Ti piace invece stare nella vasca, stare a lungo? Quanto dura la tua doccia? Che movimenti fai? Sono sempre gli stessi? Penso di sì. Cambi? Se stai cambiando, per esempio già il fatto di, potete notarlo, molto spesso quando si ha desiderio di cambiare il proprio destino si cambiano i movimenti delle cose più intime, lavarsi, mangiare, si tende a, per esempio, voglio provare a mangiare con la mano sinistra, si sta tentando di creare un destino alternativo, no? Oppure oggi invece di lavarmi così ci faccio questo, ma addirittura i movimenti sono anche da vedere quando fai la spesa. Quale prendi? Cose prendi? Il movimento ti porta a prendere le cose più vicine, ti porta a prendere le cose più lontane, più distanti, le cose nascoste. Per esempio c'è chi prende i primi barattoli che sono davanti, c'è chi prende gli ultimi, c'è chi prende quelli di mezzo. E che tipologie? Come fai? Guardi molto a lungo, lo guardi davanti, di dietro, lo riponi direttamente, sei veloce, sei lento, sei contemplativo, sei meditabondo, sei, insomma, come lo fai? Quello genera, cioè è stato generato precedentemente, ma generi anche qualcosa. Quindi per cambiare un pochino il proprio destino, cambiate i vostri movimenti, fate qualcosa di diverso. Non vi sedete sempre nella stessa maniera, non camminate nella stessa maniera, non correte nella stessa maniera, non saltate nella stessa maniera, non amate nella stessa maniera, non lavatevi nella stessa maniera, sia i denti che tutto, non scrivete nella stessa maniera, cambiate, e cambiando i gesti voi andrete a cambiare anche il vostro destino. Se siete interessati anche a questo, sapete dove trovarmi: scuolalunare@gmail.com, scuolalunare@academymra.com. Vi ricordo ancora che oggi esce la rivista, è uscita la rivista, quindi è disponibile all'acquisto se vi siete interessati, e quindi state attenti alle vostre cose, voglio dire, ai vostri movimenti. Per coloro che sono interessati, ci sono corsi appunto che sapete, andate sulla pagina e vanno ad approfondire. Ricordatevi che poi ogni movimento è legato anche a un segno, un pianeta, una forza astrale, una forza planetaria, una forza stellare, una forza elementale, quindi ogni movimento va anche ad evocare queste cose. Quindi se siete interessati, ci sono i corsi giusti per capire, per mettere un pochino ordine nella nostra vita e tentare di farla andare nella maniera che vogliamo. scuolalunare@gmail.com, scuolalunare@academymra.com per magia trasmutatoria, alchimia vegetale, alchimia grande, alchimia del metodo completo, tecniche di modificazione della realtà, astrologia alchemica, deprogrammazione primo, secondo livello, taumaturgia, tutto quello che vi può interessare per modificarvi, ma senza andare a fare le azioni. Per esempio un alchimista deve fare certe azioni particolari affinché avvenga il miracolo, un mago ne fa altre, un deprogrammante un altro, un mistico un altro. Cioè, voi potete notarle anche quando pregano i mistici, come mettono le mani, le braccia, come si inginocchiano,
ranocchiano, come fanno, altri fanno in un'altra maniera, gli yogi si mettono in una maniera, i mistici occidentali in un'altra maniera, creano un destino. No? Voglio dire, dovete capirle queste cose. Bene, immaginate, no, sappiate, voi lo fate automaticamente generando appunto un vostro destino che non sapete, voi la cosa che dovete fare invece è generare un destino che sapete. Per generare un destino che sapete, voi dovete capire i movimenti che devono essere fatti. E qui entriamo nella, come si chiama, nella, diciamo così, cinefisionomica, cioè la parte fisica dell'essere umano in movimento, di cui faremo un seminario anche di questo, di cinefisionomica per i movimenti, capire qual è il movimento giusto nel momento giusto, capire qual è quello che facciamo senza neanche che ce ne rendiamo conto, capire cosa genera, capire quindi come far diventare un semplice movimento inutile, un movimento che ci porta direttamente a modificare il nostro destino. Presto saprete di questo seminario, penso oggi con domani, e quindi potrete anche decidere di poterlo fare per andare a capire come si fanno queste cose. Per ogni altra cosa la rivista, ripeto, è pronta, quindi potete acquistarla, c'è il rito del 21 marzo e poi per ogni altro corso che se siete interessati, se siete ad approfondire la scienza ammonia, scuolalunare@gmail.com, scuolalunare@academymra.com. Spero di essere stato esaustivo e di avervi messo un pochino di timore, perché se sono riuscito per farvi stare attenti, bene, questo è la cosa migliore che ho potuto fare. Arrivederci.